Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social, questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il Giglio. Inizia bene la settimana perché il Giglio spesso è associato alla realizzazione, all'equilibrio, anche a qualcosa di vecchio, tra virgolette, che abbiamo l'opportunità di attenzionare, prenderci cura. Magari vuol dire che abbiamo ancora delle cose in fase di sviluppo, però insomma le cose stanno procedendo abbastanza bene. Poi troviamo la montagna. Questa può avere ulteriori indicazioni in visione proprio della montagna, quindi posso dirvi che se dovete pianificare, fare un qualcosa, meglio farlo subito, i primi giorni della settimana, perché poi potreste trovarvi bloccati da alcuni ostacoli e da alcuni impedimenti. È vero che questi si possono superare, dipende che tipo di situazioni state vivendo, quindi se si aspetta troppo, se si tergiversa oppure magari stiamo lì aspettando e facciamo le cose con troppa calma, allora rischiamo di rimanere bloccati. Poi troviamo la luna e potrebbe esserci appunto un po' di insoddisfazione a causa di questo blocco che poi può anche riferirsi a un'opposizione, magari a qualcuno che si contrappone tra noi e quello che vogliamo fare, può essere un ritardo, ma anche un qualcosa che si muove un po' troppo lentamente e che può darci abbastanza fastidio, soprattutto se abbiamo pianificato le cose in un certo modo. Però ricordo effettivamente che la luna in realtà può anche riferirsi ai nostri sogni, ai nostri desideri e forse c'è un qualcosa, un evento nello specifico che può farci capire che magari è arrivato il momento giusto per mettere in moto questi nostri desideri. È ovvio che tutto richiede impegno e la luna rischia di farci rimanere fermi, cioè solo a sperare, a pensarci, assolutamente sì, però non aver la spinta, il coraggio di mettersi in moto. E adesso andiamo a vedere anche gli altri ambiti. E i segni zodiacali da attenzionare sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e un po' anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso vediamo l'ambito amore. Amore, coppia single, ovviamente chi non è interessato può anche ascoltare lo stesso perché alcune cose si possono adattare alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Allora, troviamo la carta Iris. Ovviamente trovandosi proprio sotto ai nostri bellissimi gigli, anche questa prende un'accezione positiva, nel senso di appagamento, di sicurezza emotiva, parla anche di conquista e soddisfazione, nel senso che appunto ci sono delle cose che riescono, magari perché vi siete impegnati precedentemente su un qualcosa, allora c'è finalmente un ottimo risultato, oppure magari sono anche delle giornate abbastanza positive e nei sentimenti, nelle emozioni, nelle relazioni più importanti vuol dire che c'è intesa, c'è appagamento, c'è la base giusta per magari
proiettarsi verso il futuro per cercare di andare a superare delle divergenze, dei blocchi e degli ostacoli e ci riuscirete perfettamente. Ovviamente, essendoci la carta della stella alpina che riguarda spesso quel pensiero fisso, quei blocchi che possono essere nostri oppure dei dubbi e delle perplessità e infatti si riconnette un po' a quello che stavamo dicendo sin dall'inizio su un ostacolo, un blocco da superare. Magari ecco, in questo caso, possiamo cercare di capire che cosa c'è da superare, perché se è un blocco vostro personale, magari prima di coinvolgere l'altra persona, di riflettere attentamente, oppure proprio arriva il caso di coinvolgere l'altra persona per lasciarvi, aiutare. E per i single queste carte vogliono dire che effettivamente c'è un qualcosa che evolve, cioè nel senso che se c'è già una frequentazione, allora nonostante qualche blocco, qualche momento di incertezza può riprendere quel qualcosa che magari si era arenato precedentemente. Sappiamo benissimo che alcune frequentazioni possono essere abbastanza complesse, fasi alterne di riavvicinamento, poi di distacco, possono essere situazioni strane che si stanno vivendo, dei momenti abbastanza impegnativi a livello personale, nella peggiore delle ipotesi l'altra persona potrebbe essere impegnata o anche voi, insomma, dipende da quello che si vive. Effettivamente queste vanno a rappresentare una fase di miglioramento e una fase in cui le cose si possono di nuovo bloccare. Con una chiusura, allora questo non lo so se è chiusura o se è solo una fase momentanea. Di sicuro alcune energie fanno riflettere, nel senso che se vale la pena di procedere in questo modo, allora sapete che cosa aspettarvi, altrimenti cercare proprio di proiettarvi nel futuro e di capire qual è la strada migliore per voi. Per le questioni pratiche lavorative troviamo il viaggio, ovviamente oltre a far riferimento al viaggio vero e proprio, quindi di spostamenti sia per lavoro, sia per diletto, sia anche spostamenti in senso metaforico. E cos'è che si può spostare? Un cambio di idea, un cambio di direzione in quello che avete pianificato, magari proprio un blocco, un ostacolo può farvi cambiare dei progetti e delle idee, forse potrebbe essere anche un'occasione da cogliere, quindi non totalmente negativa. Magari ecco, dopo aver fatto un briefing o dopo aver magari cercato consiglio da parte di qualcuno, oppure la riunione è vero che può fare riferimento proprio alle riunioni, però magari potremmo noi cogliere un momento di riflessione proprio per comprendere in che modo procedere, in che modo mettersi in gioco. E allora il militare sia fa capire che abbiamo bisogno di lottare, di essere perseveranti, di superare quegli ostacoli, quei blocchi, dall'altro lato ci fa capire che non tutte le sfide meritano la nostra attenzione e il nostro impegno. Quindi ecco perché dobbiamo riflettere attentamente. E per chi è in cerca di lavoro, superare una fase di difficoltà può essere assolutamente giusta e quindi possiamo riuscirci. Forse dobbiamo solo impegnarci ulteriormente e non scoraggiarci di alcuni risultati che magari non dipendono neanche da noi. Oppure se ci stiamo ostinando in un qualcosa che non sta funzionando, è inutile continuare con quel tipo di ricerca o con determinate azioni perché potrebbero non darvi ancora dei risultati positivi. Quindi si vede questa fase di possibile cambiamento importante per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!